QGIS. Questo tutorial è dedicato a chi vuole iniziare con QGIS, che magari ne ha sentito parlare o magari utilizza ArcGIS, ma proprio questo qua è una lezione proprio a livello base per prendere confidenza con il software GIS. Nel tutorial precedente ho fatto vedere anche un altro modo per iniziare a gestire i dati territoriali e ho utilizzato Google Map. Farò anche una serie di panoramica sui vari software, sui vari software GIS e vari tool online, ma sicuramente in altri tutorial. Oggi voglio mostrarvi QGIS. Quindi se conoscete già QGIS lasciate pure perdere questo video e vedete altri video, ma questo serve proprio per chi vuole prendere confidenza, vuole iniziare. Magari ci sono dei programmi di grafica conosciuti, magari si usa il CAD, magari si usano altri software. Adesso faccio vedere un po', diciamo, la comparazione tra QGIS e altri software un po' più conosciuti. Prima di tutto io sto usando un sistema Linux, però in particolare Xubuntu, si vede qua sotto dal topolino di XFCE, però in Windows e in Mac comunque QGIS è molto molto simile. In QGIS quando viene installato c'è QGIS Browser e QGIS Desktop. Io fondamentalmente QGIS Browser non lo uso, però serve per vedere i dati. Apriamolo comunque un attimo. In Home penso che avete comunque una cartella, comunque scrivetemi sotto nei commenti se avete bisogno di qualche dato di esempio. Io qua nella scrivania, se si accende, non so perché non si sta accendendo. Intanto che si accende la scrivania, vi dico questi sono dei tool, uno per creare un nuovo shapefile, uno per inserire dei servizi di cartografia, ma voi non vi preoccupate di questi tool. Anzi, visto che sto vedendo, ve l'ho detto che non lo utilizzo molto, QGIS Browser, chiudiamolo tranquillamente. QGIS, andiamo su QGIS, l'altro QGIS Desktop. Io ho ancora la versione 2.8, mi trovo molto bene, non ho alcuna necessità di aggiornare la versione adesso, visto che è uscita anche la versione 2.12, ma non correte, se riuscite a installare ancora la 2.8 va ancora bene. Allora, prendiamo ad esempio un software di grafica, ad esempio come io uso GIMP, però potrebbe essere anche Photoshop o Illustrator. Abbiamo il nostro menu col progetto, il menu modifica che ci permette di fare copia, incolla, però anche qui altri elementi e geometrie che però adesso non abbiamo caricato niente e non sono attivi. Layer, impostazioni, le opzioni diciamo del software del programma, e poi la gestione dei vettori dei raster, database che però lo tolgo. Aspettate, perché QGIS, come altri software, usa i plugin e quindi magari dopo vediamo anche come installare un plugin. Io adesso li disabilito tutti i plugin che sono installati, così quando aprite QGIS anche per la prima volta vi troverete lo stesso. Ok, sono spariti un po' di menu, c'è sempre vettore, raster, la guida, le impostazioni. Il visualizza è un po' diverso perché oltre ad esserci il PAM c'è il PAM e lo zoom. Diciamo questo qua sono molto simili fino a qua,
a dei programmi di grafica o anche che sia di Word. Ad esempio il zoom sulla selezione mi permette che se un elemento selezionato comunque è una cosa dedicata al GIS. I segnalibri, che possono essere una cosa simile ad altri software, però questi son segnalibri geografici, e i pannelli che ci permettono, ad esempio apro la panoramica che è vuota perché non c'è ancora nessun dato, poi lo vediamo qua. Possiamo mettere una barra di scala. Sì, probabilmente se non carico niente non parte, quindi, passiamo subito alla parte che si possono caricare i dati. Per caricare i dati c'è il menu Layer, dove ci dice: "Okay, posso creare un nuovo vettore", voi concentratevi solo su un nuovo shapefile, lui in QGIS e anche altri GIS usano molto questi shapefile, oppure aggiungiamo un vettore, che può essere aggiungere un vettore, un raster o altre cose che per adesso possiamo lasciare. Concentriamoci su nuovo shapefile oppure aggiungi un vettore esistente. Quindi aggiungiamo un vettore esistente. Lo stesso menu è anche qua a sinistra e schiacciamo aggiungi vettore. Si apre questa finestrella un po', diciamo un po' datata come grafica, però comunque funzionale. Rimanete pure su file, insieme di dati, io vado a cercare nella mia cartella che prima non funzionava, qualcosa, cioè qualche geometria. Apriamo questo file che è dei comuni, questi qua son tutti i comuni d'Italia. Ce lo carica qua, noi facciamo open e lui ha caricato tutti i comuni d'Italia. Questa panoramica non c'è ancora, ok, proviamo a zoomare, non si sta aggiornando la panoramica, vediamo se dopo comunque si aggiorna. Quello che ci interessa è qui. Quando abbiamo attivato i comuni, un po' come i programmi di grafica, ci sono i layer. Proviamo ad aggiungere un'altra geometria giusto per vedere che qui vengono caricati i vari layer. Ok, carico, no, questo è proprio no. Carichiamo. Non trovo, eccolo qua. Ho caricato un qualcosa che ok, questo. Ho caricato sia il quadriunion, che posso accenderlo e spegnerlo, sia comuni. Se io prendo lo sposto sotto, scompaiono i comuni perché proprio i livelli funzionano che chi sta sopra viene visto. Ok, rizoomiamo su questo. Ok, adesso i menu. Proviamo ad aggiungere la decorazione, la freccia del nord, abilita freccia del nord, si è abilitata la freccia del nord qua sotto, poi adesso si può abilitare anche qualcosa, dov'era? Visualizza pannelli, no, decorazioni, mettiamo anche la barra della scala. Ok, perfetto, si è messa la barra della scala qua sopra e quindi questa è una impostazione diciamo di base. La panoramica vedo che qua non funziona, la togliamo per adesso, ma rendiamo tutto un po' più semplice. QGIS cosa ti permette di fare? Prima avevamo detto selezione, ok, se io seleziono un elemento geometrico, in questo caso non sta selezionando perché qui a sinistra non è selezionato niente. Se noi vogliamo selezionare questi poligoni qua sotto rosa, dobbiamo prima selezionare questo e poi possiamo fare la selezione. Infatti, con questo pulsante togliamo deselezioniamo quello che abbiamo selezionato. Se noi andiamo su quadri union e selezioniamo questi, non funzionano, mentre se io vado su questo posso selezionarlo.
Perfetto. Una cosa molto interessante per poi approfondire altre questioni, perché queste qua sono proprio quelle di base. Quando si ha QGIS e quando si ha un dato GIS, a queste geometrie c'è sempre associata una tabella. Quando noi clicchiamo col tasto di informazione qua, ci vengono fuori diverse informazioni. Perché? Perché quando noi facciamo tasto destro, apri tabella attributi, vediamo tutte le informazioni legate, come se fosse un foglio di calcolo, un Excel, solo che noi quando c'è sempre un rapporto 1 a 1 tra i record nella tabella e effettivamente quello che viene visualizzato nella mappa. Noi abbiamo adesso selezionato quello, ovviamente adesso non hanno un ordine definito, però se vedete le selezioni si spostano mentre noi spostiamo la selezione qua nella tabella. Chiudiamo questo, chiudiamo le informazioni qui da parte. Questo è molto particolare. La tabella serve per molti scopi, ma questo è solo per prendere confidenza. Vogliamo cambiare i colori? Se noi schiacciamo il tasto destro possiamo fare diverse operazioni, ad esempio zoom to layer per far vedere tutto il layer. Se noi facciamo zoom sull'altro layer ci riporta qua, quindi torniamo allo zoom to layer su questo. Possiamo decidere varie impostazioni se far vedere o meno i livelli, ma quello importante è in proprietà. In proprietà cosa possiamo fare? Possiamo decidere il colore. Questo pannello molto simile a dei programmi di grafica, possiamo dire ok, riempimento ce lo fai azzurro. Possiamo schiacciare ok, oppure se fai applica, apply, questi si colorano. Andiamo un po' più nello zoom, ancora facciamo proprietà, possiamo decidere se fare il riempimento pieno o vuoto. Adesso questo qua l'ho svuotato, facciamolo comunque pieno, applica. Possiamo impostare la trasparenza, ma abbiamo pochi livelli, comunque la trasparenza si imposta qua, e quindi però comunque non si vede le cose sotto. Ah sì, qua si dovrebbe vedere. Andiamo qua per vedere se effettivamente noi portiamo sotto quadri union, perché prima non si vedevano, adesso comunque si vedono. Proprietà, ritorniamo in proprietà. Ok, riempimento, possiamo scegliere anche diversi tipi di riempimento e possiamo scegliere anche lo spessore della linea, o comunque una linea ad esempio tratteggiata. Facciamo uno spessore 3 e ci viene uno spessore 3 maggiore, quindi è molto molto simile ai programmi di grafica, magari più la grafica vettoriale come Illustrator. Ok, se vi perdete che avete perso questo zoom, potete fare ultimo zoom, che è lo zoom precedente, oppure come dicevo prima i segnalibri sono segnalibri geografici. Inseriamo nuovo test zoom. Basta semplicemente far così, non c'è nessun applica. Se noi ci perdiamo nel nostro contenuto andiamo in visualizza, mostra segnalibri, facciamo nuovo test zoom, fai zoom a e ritorna lì. Ecco cosa servono i vari segnalibri. Questo operazione che vi dico è un attimo un po' più avanzata, però questo vi permette di avere bene la comprensione delle potenzialità del GIS. Noi diciamo ok, tutti questi comuni, ma questi comuni sono divisi in regione? Sì,
perché se andiamo in tabella attributi abbiamo un codice regione. Questa è la 1, ad esempio se selezioniamo tutti questi comuni, andiamo a vedere con zoom sulla selezione, sono i comuni ok del Piemonte, togliamo lo spessore un po' troppo, mettiamo 0,1, così si vede un po' meglio, ok. Praticamente con questo attributo, avendo gli attributi, avendo ad esempio tutte le regioni d'Italia, noi possiamo scegliere di fare la categoria in base a questa colonna o anche in base a altre, però vediamo con codice della regione perché così si vede un po' meglio. Sempre togliamo la selezione, andiamo in proprietà, si può anche schiacciare 2 volte invece di fare tasto destro proprietà, si può schiacciare 2 volte sul layer e abbiamo la possibilità di scegliere qui delle opzioni. Categorizzato, quindi in base alla categoria e in base al codice della regione. Una volta selezionato una di queste colonne sono esattamente le stesse che sono presenti nella colonna di attributi, perché se andiamo in quadri union questa tabella attributi ha altre intestazioni di colonna, comune, catastale, ID, invece di là abbiamo codice regione, codice Istat. Se facciamo la categoria su questi e facciamo categorizzato, le colonne sono diverse da quelle di prima, se notate, quindi ogni layer, ogni livello ha le sue proprietà e i suoi metodi per categorizzare. Quindi facciamo codice regione, qua non succede ancora niente, facciamo classifica e vengono fuori tutte le regioni. Se facciamo applica, lui, QGIS, ci permette di colorare tutte le regioni con un colore diverso. Questo colore diverso è definito qui, ad esempio so che il viola è Piemonte, lo possiamo scrivere. Ci sono anche altre tecniche più veloci e migliori, però questo è proprio per farvi prendere confidenza. Ok, questo ad esempio stiamo mettendo l'etichetta e la stessa cosa lo possiamo fare con le province. Invece di sovrascrivere questo facciamo tasto destro duplica. Adesso facciamo la categorizzato per codice provincia, riclassifica, ok, ci dice va che sono un po' di più, va bene lo stesso, e questo ha dato un colore random a tutte le province ed è molto diverso da questo. Ad esempio possiamo sovrapporre e dirgli ok, fallo un po' più trasparente. Ok, vedremo in trasparenza che questa è la regione Emilia, ha un colore tutto univoco e poi sotto le varie province cambiano. Un altro sistema è dire, ok, non colorarmi le province, colorami solo le regioni, però dammi solo il contorno delle province. E questo non si può fare perché abbiamo i comuni, però questo comincia a diventare un po' più avanzato. QGIS, tiriamo fuori solo i comuni, ci permette di dire ok, voglio solo la regione Emilia-Romagna. La regione Emilia-Romagna che codice di regione ha? Se io schiaccio su questo, l'Emilia-Romagna, il codice di regione è 8, posso entrare nelle proprietà e dirgli ok, generale, costruttore di integrazioni, questo è il linguaggio SQL, gli dico codice regione uguale campione 8 e lui mi farà vedere solo la regione Emilia-Romagna dove noi possiamo cambiare il colore delle varie regioni e lavorare solo sulla regione Emilia-Romagna.
L'ultima informazione per questo tutorial: GIS lavora sempre sui sistemi di riferimento. Adesso noi stiamo lavorando su un sistema di riferimento 4326. Il sistema di riferimento del progetto, che è 4326, è differente dal sistema di riferimento può essere differente dal sistema di riferimento dei layer, e la proiezione viene fatta al volo. Questo vi sto dicendo questo motivo perché tenete d'occhio qua sotto. Adesso andiamo a caricare uno dei plugin, un plugin che ci permette di caricare una mappa di base. Questo plugin, si va nel menu plugin, gestisci e installa plugin, cercate qua sopra tutto Open Layer plugin, vi permette di caricare OpenStreetMap, Google Map, Bings e altri. Faccio applica, guardate qua sopra è uscito web, nel menu web. Nel menu web Open Layer plugin possiamo caricare ad esempio Google Map, Google Satellite, e qua sotto la proiezione è diventata 3857, lui l'ha cambiata in automatico, praticamente perché c'è una proiezione che si dice proiezione al volo, quindi adesso il progetto è in 3857, mentre i layer sono in 4326. Nessun problema, funziona tutto molto molto bene. Adesso diventa un po' più lento, però abbiamo esattamente la mappa di Google sotto. Mettiamo un po' di trasparenza in questo modo per le regioni e vediamo che sotto c'è la mappa di Google. Magari non si vede, mettiamo un po' più grosso, cambia colore, no, non posso cambiare lo spessore, facciamo linea piena, mettiamoli 1, ok, classifica, non mi ha classificato più col colore, ok. Adesso vediamo anche i confini comunali, possiamo farlo ancora un po' più trasparente, se ci interessa vedere sotto le mappe di Google, oppure possiamo caricare ad esempio anche OpenStreetMap, che sinceramente lo preferisco per lavorare, funziona nello stesso modo, e così abbiamo le mappe di Google o le mappe di OpenStreetMap e sopra i nostri shapefile. Ritorniamo zoom sulla regione e niente, questo è una piccola introduzione a QGIS. Se vi interessa possiamo continuare a vedere questi tutorial così un po' divisi. Adesso volevo fare un po' di tutorial su QGIS, su dei tool web e sicuramente anche sul database PostGIS. Bene, finisco qui, alla prossima e un saluto come sempre. Ciao.